Ciao ragazzi, mi chiamo Simone, sono un appassionato di moto e ho avuto l'occasione di intervistare l'ingegner Ivano Beggio, il fondatore di Aprilia Moto, azienda che poi ha ceduto nel 2004 al gruppo Piaggio. Aprilia in realtà è stata fondata da suo padre Alberto, ma produceva biciclette. È stato lui ad iniziare la produzione motociclistica e a rendere l'azienda famosa in tutto il mondo. Tengo a precisare che uno dei miei desideri è sempre stato quello di conoscere di persona l'ingegner Beggio. L'ho sempre reputato uno dei più grandi imprenditori del settore motociclistico, ma quello che più mi ha sorpreso è stato il suo lato umano. Fin dalla prima telefonata la sua immensa passione unita alla cordialità mi hanno colpito. Insomma, in poco tempo capisci il perché di tanto successo. Comunque, bene, passando all'intervista, le domande sono state selezionate tra quelle proposte da vari appassionati del marchio. L'intervista è divisa in parti e la prima domanda è: come è iniziato tutto? Come è nata questa passione che poi l'ha portata a realizzare moto e quali idee ha messo in pratica per rendere Aprilia così vincente? Io sono nato in una famiglia che faceva piccole biciclette, e un artigiano, che era mio padre, una persona geniale, meravigliosa, che mi ha insegnato tutto. E io avevo la passione, già a 16 anni, dei motorini e delle moto. Io avevo un sogno, già da piccolo. E a 16 anni ho fatto il mio primo motorino. E come l'ho fatto il motorino? Negli anni 60 c'erano tantissimi artigiani che producevano tutta la componentistica per i motorini, i cinquantini. Chi faceva il parafango, chi faceva la forcella, chi l'ammortizzatore, chi faceva i cerchi, chi faceva l'acceleratore, il motore, naturalmente. E bastava, come dire, andare a prendere un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra e poi si costruiva il motorino. Io già a 16 anni avevo il sogno, avevo visto Giacomo Agostini, l'MV Augusta, che vincevano i mondiali e cosa ho fatto? Ho fatto un motorino 50 con motore Franco Morini, me lo ricordo ancora, col parafango lungo davanti, oro e azzurro. Naturalmente, avendo una piccola azienda artigianale, papà mio, ho usufruito della verniciatura che c'era interno, dei ragazzi che sapevano già assemblare, quindi io ho fatto altro che andare a prendere i componenti con quello che guidava il furgoncino nelle varie artigiani o aziende che facevano componentistica, li ho portati a casa e piano piano mi sono costruito il primo motorino, che era un cinquantino sportivo. L'immagine sportiva allora era l'immagine della MV Augusta che vinceva, quindi ho fatto un cinquantino che assomigliava all'MV Augusta, però con i colori che mi piacevano, oro e azzurro. Questi erano i colori Là è partito il mio desiderio di passare. Ho detto: quando diventerò adulto io voglio fare moto. Quando diventerò adulto il mio grande sogno sarebbe, e lo pensavo a 16 anni, quello di vincere un mondiale moto. Un mondiale moto. È là che sognavo. Quando sarò grande vorrò fare una fabbrica grande. Questo era il sogno dei 16 anni che non ho mai detto a nessuno, ma questo era il mio sogno. E da questo sogno, con naturalmente le basi di questa azienda artigianale del papà, con la sua esperienza e la sua creatività, ho iniziato, perché già a 18 anni già dirigevo una piccola realtà di 17-18 persone. Quindi già a 18 anni cominciavo già a essere, come dire,
un piccolo imprenditore, ecco. E là ho cominciato, naturalmente, ho cominciato a creare le biciclette, a venderle, a creare un po' di margine e poi ho cominciato a fare i primi motorini. Naturalmente papà mio è stato molto generoso, con qualche contrasto, perché poi papà io l'ho amato tantissimo, ma avevamo anche tante discussioni, avevamo due caratteri uguali ma forti, e quando i caratteri sono uguali e forti è inevitabile che siano delle discussioni. Quando papà si è accorto che io stavo maturando esperienza, che avevo questo sogno di fare il motorino, eccetera, il primo corsettino, ha capito che doveva lasciarmi fare. E questo è stato, lui aveva aveva un'attività commerciale che lui aveva messo in piedi nel paesino dove io non sono nato, ma a 5 anni ero a Noale, e lui si occupava di questa attività commerciale e io cominciavo a dirigere questa piccola realtà. Quindi dalle biciclette piano piano a motorini, dai motorini al settore sportivo. Prima di arrivare alle moto ci è voluto tanto tempo, ma l'esperienza delle prime corse fatte con i primi corsettini nel Veneto mi hanno aiutato a capire che c'era spazio per fare qualcosa di serio nel mondo due ruote. E sono partito tralasciando sempre più il settore bici, con un'esperienza della BMX che era in Europa, credo di essere stato tra i primi, o se non il primo a farla, perché in una mia vacanza in America avevo visto che le BMX là erano già molto diffuse e in Europa io non le avevo viste. Ho fatto la BMX, però io volevo realizzare il mio sogno. BMX non era ancora quello che io volevo. E partendo col cross ho iniziato a fare le corse. Ho fatto i primi 125 da cross col motore Hero, una piccola fabbrica vicino a Milano, piccolissima, e venivano a prendersi col furgoncino i concessionari. Mi trovavo al mattino con 4-5 furgoni fuori che aspettavano le 2, le 3, le 5 moto da cross, perché ho iniziato a far correre nel 125 inizialmente al Borghetti, che era un grande personaggio nel mondo del cross di allora, ed era anche se non un campione, un vicecampione, un campione italiano. E con la Borghetti abbiamo fatto una ottima esperienza, iniziando sempre a vendere le bici, creare qualche motorino nuovo per cercare di trovare le risorse per pagare le competizioni, e poi è stato un seguire di crescita continua. Ma quello che è stato fondamentale è che le corse sono servite per fare apprendere ai miei giovani ragazzi o neolaureati che stavo assumendo cosa vuol dire competizione, cosa vuol dire innovazione e come applicare l'innovazione, quella delle corse, su un prodotto di serie, velocemente. Quindi le corse mi hanno fatto conoscere, prima in Italia, ovviamente, che non ero conosciuto, poi in Europa, poi nel mondo. E l'esperienza delle corse è stata fondamentale per poter costruire l'azienda Aprilia che tutti oggi conoscono, una grande realtà di azienda che costruisce moto e che vince ancora, ha continuato a vincere, e che mi pare che oggi siamo arrivati ai 53-54 mondiali vinti. Adesso io devo fare i conti quanti li ho vinti io, ma penso intorno ai 30, perché ho vinto in tantissime categorie, insomma, a parte i 125 e i 150. Comunque, corse, riportare l'esperienza delle corse nei prodotti di serie, innovazione, sono stati gli elementi che hanno portato questa azienda a essere in Europa
da azienda artigianale sconosciuta a azienda vista come si dice anche Aprilia, a azienda punto di riferimento per tutti i concorrenti mondiali, non solo europei, ma mondiali.